Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso vi ho portato a vedere i segreti della mia preparazione fisica invernale e non. Qui con noi, esattamente là, c'è il buon Stefano che ci narrerà come si svolgono gli esercizi in modo corretto per andare meglio in moto ed essere preparati in vista dell'inizio della stagione. Ciao ragazzi, qui sulla lavagna abbiamo scritto una settimana di esempio della preparazione invernale che svolge abitualmente Luca. Partiamo da lunedì. Lunedì è una seduta che solitamente svolgiamo in palestra e partiamo sempre quando viene in palestra da una fase di stretching di un quarto d'ora, 20 minuti a seconda delle sue condizioni. Ogni volta si cambia la durata dell'allenamento a seconda delle condizioni di Luca. Terminato lo stretching, che è mirato a migliorare la sua capacità elastica, quasi impossibile, Che non è tanta purtroppo. tra l'altro quasi impossibile. Si passa con un riscaldamento dove attiviamo il corpo e cerchiamo di fargli aumentare un po' il battito del cuore per prepararlo a quello che sarà il vero e proprio allenamento finale. Dopodiché si passa alla parte centrale dell'allenamento, che è un WOD di solitamente Diciamo di cos'è WOD perché magari tutti non sanno Workout cos'è of Day, giustamente. Workout, Bravo esatto. Lu. Ecco. Non pensavo di doverlo mai dire, bravo Lu, però va bene. In questo caso abbiamo preso un WOD che Luca ha fatto settimana scorsa proprio e sono 3 round di 500 metri di vogatore, 20 trazioni o pull up, 20 push up, 20 burpees ed infine 20 squat e 20 affondi. Io ho vomitato, giusto per farvi capire, perché c'era la sfida anche col buon Albert Nasca, quindi... Ovviamente sempre un po' di sfida, se no non c'è gusto, e Alberto è diventato il suo acerrimo rivale in tutto e quindi anche qui nel WOD piano piano gli sta rosicchiando secondi. Per adesso siamo sul 2.10 al Mugello, quindi per adesso ancora non mi devo preoccupare, ma però pian pianino si avvicina. C'è del materiale, secondo me fra un 10-15 anni ci siamo, Esatto. se andiamo avanti di questo passo. Comunque, terminato questo WOD che è abbastanza terribile, si ritorna a fare dello stretching finale e del defaticamento prima di mandarlo sotto la doccia. Questo è per quanto riguarda lunedì. Il martedì solitamente viene svolta da Luca una fase di corsa. Questa è una corsa abbastanza lunga per noi, compatibilmente con le sue gare, una corsa abbastanza lunga. Fanno dai 6 agli 8 km. Ha un ritmo abbastanza blando, serve più che altro come mantenimento. C'è da dire anche un'altra cosa, che noi studiamo l'allenamento ovviamente in base alle mie esigenze e soprattutto in base alle lunghezze delle gare dei campionati che andremo a fare. Quindi tutti questi esercizi stanno sui 20 minuti, mezz'ora, perché le mie gare, soprattutto in italiano, massimo durano 17-18 minuti. Se dovessimo prepararci per una 8 ore su Suzuka, ad esempio, completamente diverso allenamento, e con Luca non è facile perché i programmi cambiano di giornata in giornata, quindi abbiamo preso una settimana di esempio, come vi dicevo prima, ma poi tutto viene rivalutato alle sue condizioni, alle sue gare, a quello che deve fare. Andiamo avanti. Quindi martedì abbiamo detto una corsa di 7-8 km a un passo medio. Il mercoledì è il giorno del riposo consigliato da me. Ogni tanto Luca preferisce andare a giocare a calcetto. Se lo diciamo calcetto, lo chiamiamo calcetto. Vabbè, diciamo... la sera dice di andare a giocare a calcetto, quindi non lo so, io non l'ho mai visto, però vabbè. Il giovedì si ritorna in palestra, quindi si valutano le condizioni di Luca anche qui. Mettiamo che vada tutto bene e sia in straforma, si riparte con l'allungamento e lo stretching, di nuovo riscaldamento. Qui viene inserita una fase di esercizi specifici che ora andiamo a vedere. Bene ragazzi, questo è uno degli esercizi specifici da pilota che faccio fare a Luca. Vedete che andiamo a riprodurre il più possibile la posizione della moto, l'instabilità dei palloni va a ricreare quello che succede nella moto, WOD
addirittura peggio, e lui deve riprodurre un giro o anche di più, un gran premio che va a fare in moto solitamente. Ok, quando vedo che è diventato troppo bravo e che da solo non cade più, diciamo che gli diamo una mano a farlo cadere in questa maniera. Sempre per migliorare la sua capacità di equilibrio e lavorare forte, lavorare forte sull'addome. Dai, stai lì un attimo, stia spiegando. Dagli tempo ai ragazzi, no? Per migliorare un po' l'equilibrio e lavorare sull'addome, fino a che riesce, deve stare in equilibrio sulla palla e deve rilanciarmi le palline che gli lancio. Questo è veramente abbastanza complicato. O si fa con le palline, o si fa con palline di diverso peso, senza cadere possibilmente. Grazie. E io ogni volta gliele metto in maniera sempre più difficile, di modo da costringerlo a spostarsi. Perché non sembra, ma non sono i palloni tipo quello un po' più duro, è quello proprio morbido che non ti lascia mai la stabilità, quindi è molto molto complicato. Vai, pam. Ok, stendi le braccia su. Ok, in questa maniera andiamo a lavorare sulla forza delle spalle, del trapezio e contemporaneamente in isometria sulle gambe. Il peso che sta tenendo adesso sono 12 kg, quindi è maggiore rispetto a quello che si troverà in moto ed è fatto apposta. Come vedete dalla faccia sta soffrendo leggermente, a me non pare che sia ah scusa, non dovevo appoggiarmi lì. Bene ragazzi, questo è il forte di Luca, la concentrazione. Quindi io gli chiamo il colore e lui deve andare immediatamente verso il colore che io chiamo. Ok? Questo esercizio si può complicare in 1000 modi. Posso indicarlo con le braccia, posso chiamare il colore, lui deve andare nella parte opposta. Questa è la versione più semplice. Gli chiamo il colore e lui esce sul colore che viene chiamato. Viola, verde, rosso, rosso. Ah, no, giusto! Ah! Ok ragazzi, terminati gli esercizi specifici da pilota, torniamo a lavorare sul fisico. Quindi abbiamo un WOD, che è un AMRAP stavolta, che è How Many Rep As Possible, cioè tutto quello che riesce a fare in 16 minuti. Di 500 metri di corsa, 15 box jump, 10 American Swing e 10 toe to ring. E questo per quanto riguarda il giovedì. Si termina sempre con una fase di stretching e di defaticamento finale che gli servono, anche se ogni tanto qualcuno li jumpa perché è a terra che piange, finito il vodo vomita, dipende. Ho maledettete da ieri. Aia cazzo! Scusate, non volevo. Continua perché passiamo a venerdì. Come fa a rimanere all'interno tetta? Cioè qua sullo sterno, cioè Quelli dove sono si i push-up. attacca? Sono i push-up dell'altro giorno, dove si Porca attacca vacca, sulle coste e il incredibile. pettorale. Vabbè, Quindi vuol dire che ce l'hai, Albe non gli fa mai male. perché non c'ho le tette infatti. Può essere. È un secco, cioè che cazzo. Venerdì ragazzi, venerdì abbiamo ancora una fase aerobica. Qui invece è più spinta di quello che era il martedì. Abbiamo una corsa più breve come tempistica, ma più dura come intensità. Spesso facciamo del fartlek, che è in sostanza una corsa con dei cambi di ritmo a andature stabilite e a velocità stabilite, dove io lo seguo in bici perché ormai corre troppo veloce per correre con lui, quindi mi tocca seguirlo in bici. E faremo, ad esempio, sono 30 secondi veloci, 30 secondi lenti, 1 minuto veloce, 1 minuto lento. Anche questo varia a seconda del periodo dell'anno e varia anche in seconda delle sue caratteristiche fisiche e anche a seconda di quanto è scarso in quel periodo. Esatto. Oppure delle ripetute, delle classicissime ripetute. Il sabato è un giorno che teniamo per noi, più o meno, dove facciamo uno sport quasi sempre insieme, che è o Yorkball o calcetto o soprattutto squash. Ultimamente squash. E devo dire che non c'è partita. Se magari ne vince uno ogni tanto. Vi ricordate, avete visto anche qualche immagine nei weekly vlog passati dove Sì. anche Albe si sta cimentando e anche lì sta migliorando. Sì, E... con scarsi risultati Però stanno migliorando. ammetto, una l'ha vinta, una per adesso l'ha vinta. Vedi tu dove siamo arrivati. Esatto. Domenica ragazzi, domenica anche io qui gli consiglio sempre riposo. Ogni tanto lui dice di andare a giocare a calcetto, che qui con la terza età credo che Esatto. vada a giocare, Esatto. perché non è mai stanco poi il lunedì, quindi non si capisce com'è. Bene ragazzi, questo è quello che succede durante l'inverno con Luca, compatibilmente con i suoi test e tutti i vari impegni che ha. Bene, periodo gare. Cosa cambia nell'allenamento dall'inverno al periodo delle gare? Cambia tutto perché test Pirelli, gare, impegni, e si crea una situazione nella quale allenarsi con costanza è molto più difficile rispetto all'inverno. Quindi bisogna un po' organizzarsi e cercare di mantenere la forma. Non è più un discorso di migliorarsi, ma bisogna mantenere quella forma che si è raggiunta durante l'inverno durante tutto il periodo di gare. Come si fa?
Difficilissimo, con Luca difficilissimo, nel senso che programmare un allenamento alla lunga è veramente complicato, perché cambia i piani ogni settimana. Quindi si tratta veramente spesso di improvvisare e di cercare di mantenere la forma che ha acquisito nei periodi invernali. Nel periodo di gara, il lunedì, la prima cosa da fare è valutare come sta, perché torna da una gara, quindi non si sa mai che cosa è successo in quella gara. E ovviamente è anche questa una settimana esempio, perché certe volte ho un impegno durante il mezzo della settimana, delle altre volte a fine settimana perché abbiamo la gara. Questo è un esempio di settimana di gara. Esatto, quindi prima cosa, valutazione delle condizioni del pilota. E con ufficio demolizioni Salvadori, che devo dire che sta migliorando, cade molto meno, quindi mi è più semplice questa cosa. Esatto, adesso ecco, continuiamo. Allora, toccati un attimo, perfetto. Dunque, dopo la valutazione, mettiamo che il ragazzo non stia benissimo, diciamo sia un po' stanco, un po' affaticato, si parte con un allenamento molto più soft, quindi una fase di defaticamento, dello stretching, una corsetta lenta per defaticare il muscolo. Se invece torna bello carico, spumeggiante, ha spinto in gara, è andato tutto bene, umore alle stelle, palestra. Andiamo a fare degli esercizi specifici da pilota. Dopodiché un WOD. Cosa cambia rispetto a quelli invernali? Sono più leggeri e hanno una durata leggermente più bassa. Cosa molto importante che non abbiamo detto prima è che con Luca l'utilizzo dei pesi è quasi nullo, nel senso è già muscolarmente formato, è già abbastanza grosso se non troppo muscoloso, quindi lavoriamo molto spesso a corpo libero o con dei pesi che per lui sono veramente irrisori, di modo da aumentargli il battito ma senza aumentargli l'aspetto muscolare. E quindi il peso, che è fondamentale per un pilota ed è già pesante abbastanza. Esatto. Quindi un WOD di 14 minuti anche qui AMRAP, dove fa 15 push up, ring push up, dopodiché 10 chest to bar, 15 sit up e 200 metri di sky erg. Questo per quanto riguarda il lunedì. Alla fine si termina sempre con il solito defaticamento e il solito stretching. Martedì corsa, qui si spinge un pochino se lui sta bene, quindi ho ancora una corsa non tanto lunga ma bella spinta, di nuovo del fartlek o delle ripetute. Ovviamente sarà sempre meno intenso di quello che facevamo durante la stagione invernale. Mercoledì si valuta come sta, se è troppo carico di lavoro si fa del riposo, altrimenti può fare una corsa lenta di modo da mantenere sempre lo sforzo fatto nei giorni precedenti, oppure uno sport, c'è il suo famosissimo calcetto, ormai celeberrimo calcetto del mercoledì. E il giovedì il 99% delle volte non si allena perché parte per la gara. Sabato, domenica e venerdì gara. Bene ragazzi, questo che vi ho fatto vedere sono, diciamo, i miei segreti della preparazione fisica invernale e non. Se avete dei dubbi fatemi sapere, scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo che questo che avete appena visto sono degli esempi, quindi non è che dovete fare a manetta sempre gli stessi esercizi, come dice anche il buon Ste, ma appunto è un esempio, se no dovremmo star qua tutta la vita. Beh, ragazzi, come al solito ricordate di iscrivervi se lo siete già, attivate la campanellina, gas, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Wow.